Aggiornamento con le ultimissime notizie di calciomercato Inter e non solo. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio del nostro format, uno dei più richiesti qua sul canale, in cui in pochi minuti condensiamo le principali notizie del momento e voglio partire questa volta da un aggiornamento di mercato che riguarda uno dei nomi più chiacchierati di questi giorni ed è quello di Arda Güler, questo gioiello del Real Madrid che sta infiammando il mercato, che sta facendo molto discutere soprattutto in Italia, perché se vi ricordate più di 2 settimane fa vi avevo raccontato qua sul nostro canale che quello di Arda Güler è un nome da tenere d'occhio veramente per l'Inter, perché la gente sta lavorando molto in questo periodo, anche e soprattutto in Serie A, dove Inter e Milan sembrano le squadre più interessate, quelle da tenere particolarmente sotto osservazione, anche per quello che è stato il consiglio del commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella, che chiaramente sulla Serie A ha espresso un parere favorevole eventualmente per il suo gioiello della nazionale turca. E nei giorni scorsi, a proposito di nazionale turca, Çalhanoğlu, il nostro Çalhanoğlu, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno acceso molto la discussione attorno a questo talento classe 2005. Dal nostro sito passioninter.com abbiamo preso anche, eccolo qua, il virgolettato, me lo sono appuntato, dove Ciala ha detto: "Arda è un giocatore molto importante, è un fratellino che amo molto. Certo mi piacerebbe che venisse a giocare con noi." Chiaramente qua è in risposta ad una domanda che gli è stata fatta. Alla fine tutti vorrebbero giocatori di qualità, non so com'è la situazione, non voglio entrare troppo nei dettagli, in fin dei conti è lui a decidere. Il mio consiglio è che giochi di più perché lo merita e speriamo che venga all'Inter. Ecco, sono state parole che inevitabilmente hanno acceso tantissimo la discussione, ne abbiamo parlato anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, trovate anche il link in descrizione per accedere subito alla nostra community esclusiva, dove potete partecipare a tutti i nostri approfondimenti, le chiamate vocali e soprattutto quelle post partita, che da qui in avanti ad aprile soprattutto ci verranno molto protagonisti, quindi vi aspettiamo nel club di Passione Inter per discutere di questi temi, per parlare di Arda Güler, visto che poi Çalhanoğlu tra l'altro domenica sera è tornato a parlare nuovamente di Arda con nuove dichiarazioni, ecco, meno accese rispetto a quelle della scorsa settimana, ma ancora un mezzo messaggio che sa di conferma interessante su questa trattativa c'è stato. Poche ore fa però sul quotidiano Marca, un quotidiano anche più vicino al Real Madrid chiaramente, ha parlato lo stesso Arda Güler, lo stesso giocatore, che ha detto, e riprendo il suo virgolettato: il Madrid mi ha presentato un piano ed io ancora ci credo in questo piano, in questo progetto. Sono sicuro che vincerò con il Real Madrid e mi sono comprato anche una casa a Madrid. Lavoro duramente, sono sempre pronto per giocare, come si è visto nel match contro l'Ungheria. Amo i tifosi del Real Madrid e il loro appoggio ha un grande valore per me e sono grato a tutti loro. Sono venuto al Real per giocare ed essere una componente importante di questa squadra. Non smetterò di lottare fin quando non ci riuscirò. Questi sono dichiarazioni chiaramente piuttosto forti da parte di Arda Güler, che sembrano anche un pochino spegnere, se le leggiamo così, le voci di mercato sul suo futuro, soprattutto perché lo sappiamo bene, ecco, che i giocatori quando vanno in nazionale spesso parlano anche con un po' più di libertà. L'abbiamo visto anche con le dichiarazioni piuttosto forti di Samardzic in questo momento, ma capita spesso, capita anche con lo stesso Ciala, ecco, visto che lo citavamo. Però ecco, in questo caso c'è da dire, come detto, ha parlato a Marca, quindi un quotidiano più vicino anche al Real Madrid, ed è chiaro che siamo ancora lontani dalla sessione di mercato, e ci sono ancora tante partite importanti a giocare, non si può andare ad una rottura in questo momento, soprattutto perché capisco il giocatore che voglia ambire comunque a trovarsi uno spazio nel Real Madrid. È chiaro che il Real Madrid ha un piano per lui e per tanti giocatori chiaramente bisogna aspettare del tempo importante prima di poter trovare spazio, soprattutto in una piazza così, però in queste ore, forse l'avrete visto sui social, anche l'ungherese Szoboszlai, giocatore del Liverpool, nella partita nazionale l'ho preso anche in giro, perché fino a qua ha giocato 1088 minuti in questa stagione. Gran parte di questi minuti l'ha giocati tra l'altro a novembre, quindi vuol dire che Arda Güler in questo Real Madrid sta trovando meno spazio di quello che Aslani sta trovando nell'Inter, quindi Arda Güler al momento è meno impiegato rispetto ad Aslani nell'Inter, quindi anche lui deve iniziare a giocare. E attenzione quindi agli sviluppi che possono esserci per questo talento classe 2005, su cui dobbiamo dire l'Inter continua sicuramente a tenerlo in lista, oltre al discorso Nico Pass che abbiamo già approfondito tante volte, magari ci torneremo. Arda Güler tra l'altro è un giocatore
Molto interessante. C'è chi dice che sia un filo montato, per essere andato al Real Madrid, non lo so questo, non lo conosco, non conosco il suo carattere, so che è un giocatore con grande dribbling, un buon tiro da fuori sicuramente, un giocatore che chiama la palla, vuole giocare col pallone e ha anche degli ottimi assist nei piedi, quindi è un esterno d'attacco che però, si può lavorare ancora molto come caratteristiche, essendo piuttosto giovane e, mi sembra che sia anche un po' quello che vuole fare l'Inter, lo abbiamo detto tante volte. L'Inter sta cercando un giocatore con quelle caratteristiche lì, anche di inventiva, anche a costo di cercare un esterno da adattare, da spostare un po' più in mezzo. L'Inter dopo aver preso Sanchez e poi Correa ha provato con Gudmundsson, ha provato Asensio e Joao Felix lo scorso gennaio, quindi l'Inter sta monitorando dei giocatori così. E a tal proposito voglio anche citarvi, l'amico e collega Daniele Trecca di calciomercato.it che è molto ben informato sul mercato brasiliano soprattutto e non solo, e in queste ore ha parlato, su calciomercato.it di contatti per 3 giocatori, 3 attaccanti brasiliani, tutti differenti tra loro per caratteristiche, ma che hanno un po' quell'inventiva oltre alla finalizzazione, e sono in particolare Yuri Alberto del Corinthians, Marcos Leonardo dell'Al Hilal che tra l'altro poteva andare anche alla Roma, era stato corteggiato fortemente dalla Roma e poi non è riuscito a prenderlo, viene valutato questo, ecco, se Yuri Alberto una valutazione di 35 milioni, ma si potrebbe prendere anche a 20, 25 milioni forse dal Corinthians. Marcos Leonardo dall'Al Hilal, classe 2003 se non vado errato, si parla addirittura di una valutazione da 40-45 milioni di euro. E poi c'è Gabriel Peck dello Los Angeles Galaxy, anche questo sarebbe un giocatore in orbita Inter o comunque attenzionato dall'Inter, ecco come si dice sul mercato. Anche lui è una seconda punta, un giocatore che nasce ala ma poi viene riadattato, mancino, in MLS, sta giocando nello Los Angeles Galaxy, si sta avvicinando sempre di più alla porta e ha realizzato 23 gol e 18 assist in 48 partite. Tra l'altro, su di lui si parla anche di altri club importanti in Europa che lo stanno monitorando. Quindi l'Inter sta monitorando dei profili così. Questi giocatori, se siete interessati e siete curiosi, scrivetemelo nei commenti, magari ce li studiamo meglio e vi porto degli identikit più completi e ne riparliamo. Per chiudere però la parentesi di mercato, poi ci spostiamo anche agli argomenti più di campo, parliamo anche di Simone Inzaghi, che intanto ha vinto meritatamente direi la panchina d'oro, votato dagli altri allenatori, ha vinto davanti a Gasperini. Complimenti al mister perché si è meritato ampiamente questo premio, così come si è meritato anche il rinnovo di cui tanto si sta parlando. Su Passione Inter, come abbiamo detto, il 20 febbraio scorso avevamo anticipato le notizie di un rinnovo a cui l'Inter stava lavorando. Marotta nelle scorse ore a Radio Anch'io Sport ha praticamente confermato, ha detto che il rinnovo è una formalità, siamo molto contenti del suo operato, ha lavorato bene in questi anni, lo reputo tra i migliori allenatori in circolazione e ha il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore, questo lo ha facilitato sotto un certo punto di vista. Quindi Inzaghi giustamente verso il rinnovo, un Inzaghi che ha anche detto chiaramente che gli allenatori vengono valutati ogni 72 ore, quindi i giudizi sono frenetici, oscillano e da qui a fine stagione chiaramente i giudizi su Inzaghi possono cambiare tanto anche in base a quelli che saranno i risultati. Io non sono d'accordo, nel senso che per me questa, a prescindere da come andrà alla fine, rimane una stagione comunque straordinaria, comunque molto importante, e come dicevamo l'altro giorno in un'analisi più approfondita che abbiamo fatto su Simone Inzaghi, io non credo che ci sia in questo momento in giro un allenatore migliore di Inzaghi per l'Inter di Octree, per quello che vuole fare l'Inter di Octree, per quello che è il momento storico dell'Inter, perché quella famosa frase del diminuiscono le perdite, aumentano i ricavi e arrivano i trofei è stata certificata sul campo, con delle cose che devono migliorare sicuramente, cose che si possono fare meglio e risultati che si possono ulteriormente alzare, chiaramente è tutto vero, però come per i calciatori c'è uno sviluppo, lo sviluppo c'è anche per l'allenatore che ha anche tutti questi dati dalla sua parte e con i risultati sta macinando sempre più ricavi che sono poi un volano fondamentale per la crescita di un club che sta crescendo assolutamente in questi anni e lo stiamo vedendo. Detto questo, le altre notizie, purtroppo abbiamo avuto la conferma ufficiale, ecco, degli infortuni di Lautaro Martinez e Dumfries nella giornata di ieri. Quello di Lautaro è meno preoccupante di quello di Dumfries. Vi metto anche il calendario del nostro file Excel che avete scaricato gratis su Passione Inter.
Dicevamo Lautaro salta l'Udinese sicuramente al rientro il 30 marzo. Domenica, dovrebbe forse ci proverà per la gara contro il Milan nell'andata della semifinale di Coppa Italia il 2 aprile, più probabilmente rientrerà con il Parma il 5 aprile per essere al top contro il Bayern Monaco. Dumfries invece, salta Udinese, Milan e Parma, si spera di riaverlo col Bayern, ma anche per la gara d'andata, c'è qualche dubbio. Potrebbe essere difficile avere Dumfries anche per quella gara d'andata a Monaco di Baviera, ed è un'assenza questa secondo me pesantissima, proprio perché nell'analisi che vi porterò poi nei prossimi giorni su questa partita racconto di come Dumfries sarebbe un'arma fondamentale contro questo Bayern. C'è da dire, cioè, ecco, non auguriamo infortuni a nessuno chiaramente, però anche il Bayern sta avendo dei problemi, anche Alphonso Davies si è fatto male in nazionale, bisogna capire un attimo come sta, teniamo d'occhio, ma per arrivare al Bayern, ecco, ci sarà tempo, poi ci ragioneremo. Prima bisogna davvero affrontare partita per partita, una frase fatta che è molto banale, ma davvero, perché quella di domenica contro l'Udinese rischia di essere davvero una grande trappola dopo la sosta. È vero che questa è stata una sosta in cui tanti giocatori sono rientrati prima, tra poco ci arriviamo, però andiamo ad affrontare un avversario molto organizzato, giocatori di valore, fortissimi fisicamente, e l'Inter si presenta senza Lautaro, senza Dumfries e con Bastoni squalificato, oltre a Zielinski che è assente. Per cui 3 assenze pesanti di 3 titolari sostanzialmente dell'Inter. Poi per Bastoni c'è la buona notizia, ecco, che magari può essere un po' risparmiato, visto che sta giocando veramente tantissimo, anche in nazionale sta giocando sempre, in questa sosta, quindi è stato spremuto anche in nazionale. Devo dire che la sosta poteva andare anche peggio in realtà, perché Bastoni e Asllani sono gli unici 2 giocatori dell'Inter che hanno giocato 180 minuti con le nazionali. Asllani ha fatto anche assist a Manai, per esempio. Barella 174 minuti, e poi altri hanno giocato molto meno. Arnautovic 135, Frattesi solo 51, Bissek ne ha giocati 13, però finalmente ha anche trovato il debutto con la Germania, che speriamo lo carichi ancora di più. Pavard non ha giocato, quindi sono stati impiegati, ecco, non troppo. Taremi ha un'ultima partita da giocare in programma, ma il commissario tecnico dell'Iran ha detto che sta avendo dei problemi fisici, quindi anche in vista di domenica contro l'Udinese immagino che vicino a Thuram, che è rientrato subito da piano e non ha giocato con la Francia, ci sarà Correa oppure Arnautovic, che sta scalando delle gerarchie, devo dire, e quindi potrebbe anche essere utile per dei duelli fisici coi centrali dell'Udinese. Le buone notizie però sono sicuramente i rientri di Marco, Darmian e di Zalewski anche. Zalewski è quello forse con più margine di cautela per il recupero. De Vrij è al rientro dal fastidio al ginocchio, bisogna capire nelle prossime ore se è al 100%. Su Di Marco invece dicono sui quotidiani che i dati fisici di Di Marco sono stati ottimi negli allenamenti. Su questo io non ho notizie, vi riporto quello che è stato scritto sui giornali. L'ultima nota, infine, volevo segnalarvi anche il ritorno del nostro nuovo acquisto, Petar Sucic, che stiamo monitorando con grande interesse, che aveva avuto un lungo infortunio, è rientrato, si è rivisto anche con la Croazia nella sfida con la Francia, sta ritrovando continuità, ha giocato le partite, non ho avuto modo di vedere le partite per intero, complete, però tramite le piattaforme a cui siamo abbonati con Passione Inter ho rivisto tutte le azioni in cui è stato coinvolto, sono andato a vedermi non gli highlights, ma proprio le azioni in cui è stato coinvolto Petar Sucic per monitorarlo da vicino, e ha giocato in una posizione un po' particolare. In teoria partiva quasi trequartista, ma poi è stato estremamente mobile, veramente ha corso per tutto il campo. Quando la Francia poi aveva la palla, quando controllava e costruiva il gioco la Francia, Sucic si metteva più vicino alla punta ad aiutare nel pressing, poi andava a tutto campo, ha toccato un buon numero di palloni, ne ha sbagliati un pochino troppi, però chiaramente giocavi contro la Francia, non era semplicissimo, però davvero soprattutto nelle movenze, nel modo di interpretare il ruolo, mi ha ricordato un po' il primo Brozovic, quello ancora più da mezzala e che faceva tanti chilometri, non quello convertito poi davanti alla difesa con grande successo, ma il primo Marcelo Brozovic mi ha incuriosito molto, quindi sono molto curioso di poterlo studiare ancora di più, di poterlo vedere ancora di più, però ha fatto rivedere delle cose interessanti, e poterlo rivedere anche con la nazionale croata è un buon segno per un giocatore che si aggregherà all'Inter poi nella finestra di mercato del primo 10 giugno, in vista di un mondiale per club in cui l'Inter, come ha detto anche Inzaghi nelle scorse ore, vuole essere protagonista, con un piccolo caso che si è acceso con una squadra
che non riguarda l'Inter, ecco, però sul mondiale ne parleremo in diretta, visto che si è acceso un altro piccolo caso su questo mondiale che sta facendo sempre discutere. Saremo live comunque alle 19:30 per approfondire questo tema e non solo, quindi mi raccomando, clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e vi aspettiamo live alle 19:30. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.